Come confezionare un doppio risvolto o risvolto a uomo. Di questo modello di KitKat si presenta in questo modo. Questo è il pantalone, la linea continua rappresenta il fondo del pantalone, questa tratteggiata e questa tratteggiata che hanno la stessa identica misura è il risvolto e questo più piccolo è la rifinitura del fondo. Ho riportato sul tessuto le prime due linee, queste tratteggiate che trovo, queste che sono queste marche e queste che sono queste marche. Il pantalone, di solito il risvolto viene applicato sul fondo di un pantalone, il pantalone deve essere cucito e rifinito al suo interno, in questo modo. Per prima cosa si va a rifinire il fondo, il margine del fondo del pantalone. Si può rifinire con zig-zag o taglia e cuci. Io lo rifinisco con il nastro sbieco. Prendo il mio nastro sbieco, è alto 1,5 cm, lo piego, apro una piega dello sbieco e lo piego faccio una pieghetta ad 1 centimetro. Blocco con lo spillo. Posiziono questa pieghetta che ho appena ottenuto dello sbieco sulla cucitura dell'interno gamba sul dritto del mio pantalone, in questo modo. Giro il lavoro per andare meglio, in questo modo. Cucitura con cucitura, scusatemi, la piega dello sbieco con la cucitura dell'interno gamba. E posiziono lo sbieco rispetto all'estremità del mio pantalone, al margine del mio pantalone, 1 millimetro, 2 verso il basso, verso l'interno. Nella pieghetta dello sbieco posiziono tutti gli spilli, tutto attorno. Messo tutto attorno gli spilli e lo sbieco, arrivata all'inizio lo sormonto di 1 centimetro. Qui così 1 centimetro e lo taglio. Tolgo il primo spillo, faccio coincidere la piega con la pieghetta, questa qui all'interno, ed eseguo una cucitura a macchina esattamente all'interno della pieghetta dello sbieco. Effettuata la cucitura a macchina, questo filo che si vede nero, stiro lo sbieco girandolo in questo modo, così, e lo stiro qui così, per appiattirlo. La partenza e l'arrivo, ho aperto lo sbieco, quello sopra, in questo modo, la pieghetta, ho avvolto sullo sbieco sotto, in modo che così è rifinito bene. Dopo aver stirato, giro il pantalone sul rovescio del tessuto. Piego sulla marca che trovo, quella più in alto, giro proprio tutto così, in questo modo, in modo che le marche mi risultino sulla piega del tessuto. In questo modo blocco vicino alla piega con degli spilli. Giro lo sbieco verso l'alto, in questo modo, e blocco lo sbieco con degli spilli. Bloccato con gli spilli lo sbieco, eseguo un'imbastitura dove ho le marche, questa linea qua, tutto attorno, la blocco con un'imbastitura, deve essere perfetta l'imbastitura, dalle marche alla piega deve esserci sempre la stessa misura. Dopo che ho imbastito, eseguo una cucitura a macchina, qui dove ho lo sbieco, a 2-3 mm dalla piega.
cucito a macchina allo sbieco e imbastito sulle marche e anche stirato il tutto. Arrivati a questo punto, giro il pantalone sul dritto del tessuto si intravede la cucitura a macchina fatta per bloccare lo sbieco e quell'imbastitura. Questa mi serve per rigirare in questo modo verso l'esterno il mio risvolto. Utilizzo l'imbastitura che ho effettuato, ecco qua. Avrei potuto anche lasciare solo le marche, ma in questo modo è bloccato meglio il tutto. Devo avere la mia imbastitura sulla piega. Va eseguita un'altra imbastitura qui per tenere bloccato e per stirare il fondo. Poi l'orlo a uomo va semplicemente bloccato con dei puntini qui dove ci sono le cuciture del fianco e dell'interno gamba, in questo modo piegandolo con il filo dello stesso colore. Io ve lo faccio vedere col filo rosso così si vede un pochino di più, così. Si eseguono dei puntini a mano in questo modo qua, prendendo dentro un pochino la piega e sulla piega, così. Io ne faccio solo due, poi tirate, tagliate il filo e rimane bloccato qui e anche sull'interno gamba, e poi ci vuole una stiratura. E il vostro risvolto a uomo o doppio risvolto è terminato. Questo è il risultato che poi otterrete. E all'interno è rifinito con lo sbieco. Quando abbiamo un pantalone come in questo caso che è un jeans, se vogliamo dargli colore o semplicemente per riprendere le doppie cuciture, si possono eseguire due cuciture qui. Per eseguire le cuciture in questa posizione le devo eseguire prima di girare all'interno, di girare all'esterno il margine. Versione con cuciture. La prima cucitura l'ho eseguita rispetto alla piega 2 cm, la seconda cucitura ho utilizzato il piedino come riferimento ed ecco qui il risultato sul dritto del tessuto e sul rovescio del tessuto, che poi non è il rovescio ma è la parte sotto, questa. Questo è quello che si vede sul dritto. Spero di esservi stata utile ai prossimi video. Ciao ciao!